Mi piacerebbe capire cosa c'è qui sotto. 94esimo. Dai che la sbaglia. Oh! Oggi in questa meravigliosa giornata primaverile sono in provincia di Vicenza, più precisamente in Dainese, perché oggi mi farò la tuta da gara. Ma molto supereroe comunque, o astronauta. Cioè, parte della presa misura c'è anche la questione dell'umiliazione personale, sì, esatto. Quindi devi obbligatoriamente avere questa situazione. Quest'area qui è dove configureremo la tuta. Hanno un configuratore che non posso far vedere nel video perché uscirà tra un mesetto, quindi ancora in... Praticamente tu vedi la tuta e ci puoi andare a paccioccare tutto quello che vuoi, quindi colori, logo, patch. Ok, oggi sono molto felice perché vado a giocare a calcio dopo 5 anni che non toccavo un pallone. Ed è talmente tanto tempo che non gioco a calcio che questa, che è la mia borsa di calcio, cioè la cerniera si è arrugginita e non si apre più. Questo shampoo è qui da 5 anni, secondo voi scade lo shampoo? Mamma mia. Facciamo il video a vicenda. Regalo di compleanno. Oh, poverino lui. Piccola comunicazione di servizio: lui è Luca Salvadori, correrà al mondiale Stock 1000 e ha aperto un canale YouTube. Appena raggiunto 1000 iscritti si sta dando un grande affare, ci farà vedere tantissimi video delle sue gare del mondiale, quindi andate a iscrivervi e seguitelo. Ce l'hai uno di quei tè merdosi che sanno di fichi? Assolutamente sì. Bella lui. Ma sa di fichi? Ma che cazzo? Annata 2012. Succo di fichi, raga. Cioè, quanto cazzo sei grosso, guarda che roba. Ho il fisico sbagliato. Sei un animale. Guarda, ma sai cos'è il problema? Dai, oh, ma sono disegnati. Uè, là, come ti tratti bene. Cos'è sto portamonete per 2 monete? Chiedilo al signor Audi di giocare. La partita combattutissima. Pari, questo è il rigore decisivo. 94esimo. Dai, oh. Buona. Dai che la sbaglia. Dai che la sbaglia. Oh. Sì! Dai, visti, infortunio. E vincono. Oh, allora? Prima partita insieme, prima vittoria. E questo dice tutto. Raga, quanti gol hai fatto? 3. Ma cosa dici? 4, che cazzo dici? Ne hai fatti 2. Ma che cazzo dici, porco 2? Te ne hai fatti 3 io 2. No, raga, non ho più la schiena, io non cammino per una settimana. Non giocherò mai più a calcio. Va da navigatore.
Dai, non vale. Ti conosco, tu sei quello bravissimo Nasca. Vabbè, ma qua lo battiamo il mio tempo sul giro o no? No, è che essendo passato dalla Formula 1 alla MotoGP sono diciamo ormai un po' arrugginito e poi non conosco la pista. Ti seguo sempre, sei molto bravo. Grazie. Mi sei piaciuto molto a Natale quando hai fatto il video di tua nonna. Era un po' davvero molto casereccio, però ho apprezzato. Lei così è casereccia. Come vedi ti seguo. Io ho sempre avuto un debole esagerato per le ragazze in tuta da pilota. È una roba... Oddio. L'ho vista da lontano che cercavi di restare seria, ma... ma devi fare tipo le guardie reali inglesi che devi stare seria e immobile. Sì, esatto. Vabbè, stai ancora imparando, dai. Sì, esatto. Stavo guardando la Moto 2 di quest'anno. Perché ci hanno messo un dashboard così piccolo? Guardate un dettaglio che non avevo mai notato, ma che noto adesso dal vivo. Guardate come la carena davanti vada a coprire la parte dei semimanubri e delle leve. Vedete, ve la faccio vedere da davanti, guardate. Comunque questa colorazione grigia e rossa è qualcosa di fantastico. Fa paura. Quasi quasi mi faccio la tuta così io. Mi piacerebbe capire cosa c'è qui sotto. Perché hanno fatto il codone con questa specie di scatola qua. Io voglio un cacciavite per togliere quella vite maledetta e capire cosa c'è lì sotto. Allora, lì c'è un filo che entra, però magari entra di là. Quei tre cosi là sembrerebbero dei pezzi di plastica messi sopra dei buchi. Scrivete qui sotto nei commenti secondo voi cosa c'è lì dentro. Ho mandato un messaggio al mio amico Giulio di Ducati per sapere cosa c'è in quella scatola maledetta. Ok, nel frattempo il mio amico Giulio di Ducati mi ha risposto: quello che c'è sotto il codone della MotoGP è il nostro piccolo segreto. Hai capito? Che la stampa sta cercando di scoprire dallo scorso anno. Non l'abbiamo mai dichiarato, mi spiace. Ma allora veramente c'è qualcosa lì sotto. Ah, tra l'altro c'è scritto: circa 1000 dei 1200 dipendenti Ducati qui a Borgo Panigale hanno visto i tuoi video sulla Panigale U4 e mi hanno detto di farti i complimenti. Grazie. Grazie ragazzi. Oggi è una giornata un po' speciale perché mi alleno con quella, la mia fantastica mini GP. Ah, ma aspetta, ma non vi ho detto chi è che sta girando e con cosa. Appena li vedrete non capirete più niente.